Solo qualche settimana fa ho trattato il tema di un'eventuale vendita di Ducati da parte del gruppo Volkswagen. Ok, in questo video qui ho fotografato la situazione di Ducati e ho spiegato i motivi per i quali Volkswagen, in difficoltà, e lo sappiamo tutti, potrebbe vendere uno dei suoi gioielli, oppure i motivi per i quali potrebbe non venderlo questo gioiello, qualora vi fosse comunque un'offerta. Bene, l'offerta sarebbe arrivata perché proprio mentre io preparavo questo video e lo registravo, qualcuno registrava una società per fare questa offerta, veramente è lo stesso periodo. Patritalia, per mezzo del suo presidente Manuel Ross, si vorrebbe, la sintetizzo qui così, comprare Ducati con una società nata proprio nelle ultime settimane. Una cosa da film americano, per tanti motivi. Ok, 2,5 miliardi offerti, e Patritalia, e la domanda è, può veramente comprare Ducati? Ci sono i soldi? Da dove arrivano? Lo vediamo in più parti, perché questa è una faccenda che va trattata bene. Io almeno lavoro così. Qualcun altro fa i titoli a chiappaclic, però io no, ok? Vediamo come funziona, come sta andando. Ok, pronti? Sigla. Bene, cominciamo con quello che avete letto in questi giorni, ok? Ducati torna italiana, preparata l'offerta, Ducati acquistate, via così, ok? Titoli trionfali, titoli patriottici, cosa fatta, va bene? Titoli che sembrano scritti dopo la firma davanti al notaio e il passaggio delle quote, il brindisi, la stretta di mano e magari anche la bandiera italiana issata sopra Borgo Panigale, da guardare al bar dove si fa una specie di brunch, ok? Aspettate un attimo, perché leggendo questi titoli sembra che Ducati sia già stata venduta o che ci sia un'offerta vera, concreta, insomma, strutturata, già accettata, valutata. Sembra che Volkswagen abbia accettato un'offerta, che sia stata aperta una trattativa e che manchi solo la consegna delle chiavi, ok? Ma è veramente così? Non è così, o almeno non sulla base di quello che noi sappiamo oggi. Facciamo quindi il succo della storia, togliendo per un momento tutta l'enfasi dei titoli a chiappaclic, ok? Patritalia ha inviato una proposta per acquistare il 100% di Ducati Motor Holding. La cifra indicata è 2,5 miliardi di euro. 2,5 miliardi di euro. La proposta, secondo la documentazione pubblicata da Patritalia, è stata trasmessa il 25 giugno 2026 agli organi competenti del gruppo Audi e Volkswagen e anche a soggetti appartenenti a Lamborghini e Ducati. Olè. Dalla documentazione diffusa risulta che le comunicazioni sono state trasmesse e ricevute. Questo è il fatto. Non c'è molto di più, nel senso, Patritalia ha inviato una proposta, la proposta è arrivata, sappiamo che è arrivata, fine. Non esiste, almeno per adesso, un comunicato di Volkswagen che annunci la vendita a Ducati. Non esiste un comunicato di Audi che annunci l'apertura di una trattativa e neanche l'annuncio di un accordo preliminare. Non esiste un'esclusiva concessa a Patritalia, non esiste un closing, non esiste un passaggio di proprietà, non esiste Ducati che torna italiana. Esiste una società italiana che ha formulato e trasmesso una proposta da 2,5 miliardi di euro. La stessa Patritalia dice nel suo comunicato di non poter perfezionare unilateralmente l'operazione, riconosce che ovviamente ogni eventuale decisione spetta all'attuale azionista e ci mancherebbe altro. E la differenza non è piccola, è gigantesca, cioè dire qualcuno ha fatto un'offerta per Ducati è una cosa, ma è molto diverso da dire Ducati diventa italiana. Io posso inviare una proposta per acquistare il Colosseo, metto tutto per iscritto, firmarlo, mandare la PEC al Ministero della Cultura, poi la PEC viene consegnata, non ho mica comprato il Colosseo, significa che il Ministero ha ricevuto una PEC, insomma, questo non vuol dire niente, non vuol dire neanche che però l'offerta di Patritalia non esista, al contrario, Patritalia si è molto irrigidita e ha pubblicato la documentazione proprio per dimostrare che la proposta che è stata effettivamente trasmessa, però dimostrare l'esistenza di un'offerta, ok, e dimostrare l'esistenza di una trattativa, per non parlare di dimostrare un acquisto, sono cose veramente diverse. Dimostrare, diciamo così, la vendita è un'altra cosa ancora, ok? La notizia corretta sarebbe dovuta essere: una holding italiana di recente costituzione ha presentato un'offerta non vincolante, se vogliamo poterlo mettere, o comunque
una proposta da 2,5 miliardi per comprare Ducati. Questo è il titolo, cioè una società nuova appena costituita ha offerto 2,5 miliardi. È meno spettacolare, meno patriottico di Ducati diventa italiana, però fa anche meno click, io credo, però è più corretto così. Ducati torna italiana è una roba che non esiste. Ok, il giornalismo italiano evidentemente nel mese di agosto rimane sempre a livello di ombrellone e non si preoccupa di fare giornalismo. L'importante è fare click. Titolo, crema solare, emoticon del tricolore, tutti al mare con l'anguria che è tricolore. Eppure proprio Patritalia nel comunicato invita gli organi di informazione alla verifica delle fonti. Questo è clamoroso, alla correttezza e all'imparzialità e all'accuratezza. Va bene, giustissimo, vale per tutti, anche per chi racconta questa storia questa volta, cioè io, e quindi ci provo, non mi occupo ancora di Manuel Ross per adesso, non ci interessa la persona, parliamo della società, perché l'offerta di Ducati non è stata formalmente presentata da Manuel Ross come privato cittadino, è stata presentata da Patritalia SPA e quindi vediamo che cos'è Patritalia. Va bene, andiamo sul sito nella sezione Chi siamo e qui vi chiedo qualche secondo di concentrazione perché dobbiamo entrare nell'atmosfera giusta, ok? Fondata nel 2025 dall'amore per la patria e dal sentimento di ingiustizia di vedere il capitale industriale e l'eccellenza del nostro paese che ha insegnato al mondo come vestirsi, arredare, mangiare, disegnare, guidare e costruire, poi venduto a stranieri, i quali hanno acquistato il valore e il prestigio degli italiani senza valorizzarne la cultura ed il significato di ciò che realmente ora possiedono. Mi fermo, respiro. Cioè, questi barbari che arricchiti, che hanno comprato le nostre cose, ma non sanno neanche quello che hanno, ma continuo, agisce con il solo intento di riacquistare la proprietà delle singole aziende da parte della nostra identità nazionale e culturale, ponendosi l'obiettivo di riportare in Italia le aziende italiane per essere gestite, sviluppate ed occupate da soli cittadini italiani, unici capaci di esprimere quell'italianità espressa dai vari marchi che uno straniero non potrà mai nemmeno percepire. Cioè, ragazzi, mi sembra un po' eccessivo. Cioè, basta con queste aziende straniere che rubano le aziende italiane, ricompriamocele, mettiamo dentro soli cittadini italiani, gestite e sviluppate ed occupate da soli cittadini italiani, unici capaci di esprimere. Va bene, manca soltanto la voce narrante di Guido Notari, quello dell'Istituto Luce, che ho imprudentemente cercato di imitare io, però andiamo avanti, ok? Patritalia dichiara di voler raccogliere capitali da investitori ed entità esterne attraverso una gestione strutturata ed un piano di investimento finalizzato al riacquisto delle aziende italiane, un po' tutte, non si sa quali, finite sotto il controllo dei gruppi stranieri. Quindi si definisce l'unica società di investimento focalizzata sull'assunzione di posizioni di maggioranza o di controllo esclusivamente di aziende italiane cedute o partecipate da stranieri. Cioè vuol dire che è un'azienda, l'unico, si autodefinisce l'unico fondo di investimento che ricompra le aziende italiane finite in mano straniera. Ok? Quindi il concetto è chiaro. Ricompriamo l'Italia agli italiani. Insomma, questo devo averlo già sentito da qualche parte. Ricompriamo le aziende italiane degli stranieri, le riportiamo in Italia e le facciamo gestire dagli italiani, perché secondo in queste postazioni solo un italiano sarebbe realmente in grado di comprendere e valorizzare l'identità e l'italianità di un marchio italiano, il tricolore, la patria, l'identità nazionale, l'eccellenza, l'heritage, quindi la tradizione, tutto molto chiaro. C'è però un dettaglio curioso in questa cosa qui, perché sul sito di Patritalia si parla anche del supporto e di una rete globale composta da oltre 100 professionisti ed entità finanziarie distribuite in 15 paesi, dai quali arriverebbero investimenti e capitali di terzi, oltre che management. E quindi
insomma, ricapitolando, le aziende devono ritornare italiane, la gestione deve essere italiana, i marchi devono essere sottratti agli stranieri perché non sanno cosa hanno in mano, praticamente è stato detto questo, però una parte dei capitali necessari arriverebbe da soggetti ed entità finanziarie di 15 paesi. Non mi torna. Quindi tutti italiani e i soldi sono stranieri, come volete. Non è necessariamente una contraddizione economica, un'impresa può raccogliere capitale internazionale e mantenere una governance di un paese solo, in questo caso l'Italia, però dal punto di vista narrativo fa un po' sorridere, non è che sta bene in piedi, ok? Perché tutto il racconto di questa storia di Patria Italia, a partire dal nome, è costituito sul concetto di riprendersi le aziende dagli stranieri, mentre per farlo però si dichiara di voler raccogliere denaro proveniente dall'estero e quindi denaro straniero. Quindi riprendiamo le aziende agli stranieri con denaro straniero, va bene. A me, leggendo queste pagine, più che il sito di una holding finanziaria, sembra di leggere il manifesto programmatico di un movimento politico, di una fondazione, il documento introduttivo di un movimento identitario, cioè il manifesto. Non è un reato, non è necessariamente un difetto, è una scelta, però insomma è una scelta comunicativa molto precisa e molto diversa da quella che normalmente troviamo sui siti dei fondi di investimento, delle società di private equity o delle grandi holding industriali che fanno le cose che vorrebbe fare Patria Italia, cioè comprare le aziende. Ok? Normalmente un fondo cosa fa? Vi parla quando si esprime non di patria, onore, stranieri, cattivi, eccetera. Vi parla di assetti che ha in gestione, quindi asset under management, vi parla di track record, cioè di cose che ha fatto, di operazioni concluse, vi mostra chi è il management, vi dice proprio nomi e cognomi, vi presenta i partner, vi indica i settori di investimento, perché ogni fondo si occupa di determinate cose e non va per bandiere, ok? Vi racconta i rendimenti ottenuti, vi mostra i fondi raccolti, vi fa vedere gli advisor, vi presenta le società in portafoglio. Qui invece il cuore della comunicazione non è finanziario, ma è politico, identitario, patriottico, di comunicazione, di pancia. La patria, gli stranieri, l'orgoglio nazionale, il ritorno delle aziende italiane nelle mani degli italiani. Poi naturalmente arriva Ducati e Ducati in questa narrazione è perfetta, è un marchio italiano conosciuto nel mondo, rappresenta il tricolore, è rossa come la Ferrari, è il simbolo dell'eccellenza industriale da strappare ai tedeschi, quindi è una cosa emozionale, perché non è che si comprano una società di sedie o di bulloni famosa in Italia o cuscinetti a sfera, non sarebbe uguale. Dire riportiamo Ducati in Italia è tutta un'altra storia, è un'operazione nostalgia, ok? Siamo un po' a livello di aridateci la Gioconda, solo che Ducati non è mai stata portata via dall'Italia, è ancora a Borgo Panigale, produce in Italia ed è gestita in larga parte da italiani. È straniera la proprietà, non l'azienda. La Gioconda è al Louvre e se la sono fregata veramente. Ducati invece ancora è in Italia, ma noi dobbiamo allontanarci dalla narrazione e tornare ai documenti, che sono forse la parte più interessante. Vediamo quando nasce Patria Italia. La Patria Italia SPA italiana, perché vedrete che ce n'è anche una inglese, britannica, insomma inglese, viene costituita il 28 aprile 2026. Viene iscritta al registro delle imprese qualche giorno dopo, il 4 maggio del 2026. L'attività risulta avviata quindi a maggio. La proposta per Ducati, secondo il comunicato della stessa Patria Italia, viene trasmessa il 25 giugno. Fate voi i conti tra la costituzione della società e l'offerta da 2,5 miliardi, passano meno di 2 mesi, non 2 anni o 20, meno di 2 mesi. La visura camerale indica Patria Italia come società attiva, classificata come holding, con Manuel Ross, presidente del CDA, e indica un capitale sociale sottoscritto di 5 miliardi di euro, però non presenta ancora dei bilanci che si possano consultare. Naturalmente una società nuova non è automaticamente una società poco credibile, cioè
tutte le società, anche quelle diventate enormi, importantissime, hanno avuto un primo giorno di vita. Anche Ferrari, Google, Amazon e Apple a un certo punto avevano un mese o una settimana o un giorno. Essere giovani non è una colpa, però quando una società nata da meno di 2 mesi presenta un'offerta di 2,5 miliardi per acquistare uno dei principali produttori mondiali di motociclette, non come numero ma anche come blasone e simbologia, controllato da uno dei maggiori gruppi automobilistici del pianeta, qualche domanda uno se la deve fare, è il minimo. Cioè oggi Patritalia non ha uno storico di bilanci depositati, non ha uno storico pubblico di fatturato, non ha una sede, non ha una serie di risultati economici da osservare, non ha 5 o 10 anni di operazioni attraverso cui valutare le capacità finanziarie e gestionali, cioè non si può misurare, cioè non significa che non possa diventare un giorno una grande società, che però oggi non abbiamo uno storico consultabile che consenta di misurare attraverso i normali indicatori utilizzati per analizzare un'impresa. Quindi quando parliamo di 2,5 miliardi di euro, questa è una cosa importante. Con i soldi otterremo gli uomini, con gli uomini otterremo i soldi, però il problema è capire se qui abbiamo già i soldi, gli uomini, entrambe le cose, oppure un piano per trovarli in seguito, ed è qui che arriva il numero che impressiona tutti quanti, ok? Il numero che impressiona tutti quanti è quello di 5 miliardi, 5 miliardi, e lo mettiamo da parte e che ne parliamo di questo numero qua, di come si fa, come si costituisce, da dove arriva. Ne parliamo la prossima volta. Adesso vediamo come si compra davvero una società come Ducati. E qualcuno potrebbe dire, vabbè, hanno mandato l'offerta, se Volkswagen è interessata, si siedono al tavolo e la vedono. Ok, in linea teorica è così, qualunque trattativa comincia così, cioè con uno che manifesta il suo interesse e fa una proposta e quell'altro gli dice sì, no, non lo so, però un'acquisizione da 2,5 miliardi non funziona come quando compri la moto su Subito, ok? Non è che gli mandi un annuncio, salve, ancora disponibile? Accetti 2,5 miliardi? Passo domani col furgone. Non puoi fare così, cioè ci sono dei meccanismi diversi. Chi assiste Patritalia in questa operazione? Chi ha strutturato la proposta? Chi ne ha verificato la fattibilità, la sostenibilità? Quale banca, quale soggetto finanziario ha certificato la capacità di arrivare al closing, cioè alla chiusura dell'operazione? Esiste una proof of fund, cioè la prova che ci sono i soldi? Esiste un impegno vincolante degli investitori? C'è una struttura di debito già predisposta? Esiste, diciamo così, un chiarimento su quanto dell'offerta verrebbe eventualmente pagato con il proprio capitale, quanto con il capitale raccolto da terzi, quanto con il debito, quanto attraverso altri strumenti finanziari, quali sono le garanzie, perché una cosa è dire offro 2,5 miliardi, una cosa è dimostrare ecco questi sono i soldi, ecco come te li diamo, ed è proprio qui che entra normalmente in gioco un advisor riconoscibile, non perché il nome prestigioso renda automaticamente una cosa buona o migliore di un'altra, ma perché anche le grandi banche possono sbagliare e quindi un'acquisizione di queste dimensioni, l'advisor svolge una funzione concreta. Cosa fa l'advisor? Struttura il finanziamento, verifica i numeri, li garantisce, coordina la due diligence, organizza i rapporti fra le due banche, assiste alla negoziazione, fa il calcolo dei rischi, dà una credibilità istituzionale all'offerta, è come posso dire, un player di garanzia. Quindi presentarsi da Volkswagen per comprare Ducati senza rendere noto alcun advisor è una cosa che io non ho mai vista, oltre l'inconsueto, cioè proprio non l'ho mai vista una cosa così. Cioè, ma neanche forse in Texas con i pozzi di petrolio per stretta di mano, o con le mucche, non lo so, però per il resto è difficile. Non è impossibile, però è inconsueto. Ecco, inconsueto è il termine giusto. Quindi la domanda è semplice: Patritalia ce l'ha un advisor? E nel caso, chi è? Basterebbe rispondere, non è una domanda ostile, è una domanda normale quando uno racconta che vuole comprare Ducati per 2,5 miliardi. Ok. Il comunicato di Patritalia, dopo la diffusione delle prime notizie, dopo alcune smentite attribuite a Volkswagen, pubblica un lungo comunicato e quindi allega la proposta alle ricevute telematiche, come dire, la ricevuta della PEC e la comunicazione che attesterebbe l'avvenuta ricezione da parte di Audi. Cioè questo serve a chiarire
adesso io sorrido, però la proposta non è che ce la siamo inventata noi, no? Cioè, non è una roba dei giornali, l'abbiamo fatta veramente, ok? Patritalia dichiara che Audi e gli altri destinatari l'hanno ricevuta e pubblica proprio la ricevuta, la documentazione a sostegno di questa affermazione. Quindi bisogna essere corretti anche in senso opposto nei confronti di Patritalia, ok? Al di là dei risolini. Cioè, dire che non è mai esistita una proposta alla luce della documentazione pubblicata è sbagliato, perché la proposta c'è. La proposta esiste, ma la controversia nasce probabilmente dal significato attribuito alle parole, perché Volkswagen ha negato probabilmente la proposta, come Aramco negò la Tanal e l'acquisizione, insomma, tempo fa su quella strana vicenda. Volkswagen potrebbe aver negato di aver ricevuto una proposta attraverso i canali idonei per aprire una trattativa ufficiale, cioè ha detto a noi di ufficiale non ci è arrivato niente, perché evidentemente ritiene i canali utilizzati da Patritalia inconsueti per una situazione come quella che Volkswagen di solito gestisce. Potrebbe essere questo. Patritalia però invece dimostra che il documento è stato materialmente trasmesso e ricevuto da alcuni indirizzi e destinatari. Sono due piani diversi. Uno dice no, io l'offerta te l'ho mandata, l'altro dice io non ho ricevuto niente. Forse perché intende non è così che mi dovete mandare un'offerta. Quindi due piani differenti. Una comunicazione può essere ricevuta tecnicamente, cioè senza essere considerata dal gruppo un'offerta qualificata. E così deve essere andata così, magari finanziariamente verificato, idonea, magari Volkswagen per offerta intende una cosa diversa da quella che intende Patritalia. Comunque la ricevuta dimostra la consegna, non necessariamente il riconoscimento della proposta come base di negoziazione. È proprio questo che servirebbe in questo momento, cioè una dichiarazione molto semplice da parte di Volkswagen o Audi che dice la proposta è stata ricevuta ed è in valutazione, oppure non ha gli standard richiesti, oppure i requisiti necessari per essere presa in considerazione. Cioè Volkswagen dovrebbe dire questo, oppure non c'è trippa per gatti, non c'è alcuna trattativa, ok? Non può rispondere Ducati, perché Ducati è una controllata, dovrebbe rispondere Audi o credo nello specifico Volkswagen. Fino a quando non avremo una posizione chiara e ufficiale dell'attuale proprietà, tutto quello che possiamo è che Patritalia ha trasmesso un'offerta e dice di averla documentata. Ok, il resto è un'interpretazione. Ducati torna italiana, qui torniamo ai titoli, perché questa storia è stata raccontata quasi esclusivamente attraverso la parte emotiva, che forse è proprio quello che Patritalia vuole e cerca in questo momento, cioè Ducati torna italiana, gliela mettiamo a quel posto ai tedeschi, gliela mettiamo a quel posto ai francesi. No, ci mettiamo in culo alle francesi. Quelle cose lì un po' da massaia, da pancia, da voce, da uomo della strada. Però Ducati non è mai andata via dall'Italia, ok? Ducati è controllata da un gruppo straniero, ma opera a Borgo Panigale, ha stabilimenti, dipendenti, ingegneri, designer, tecnici, fornitori italiani. L'unico uomo tedesco è il financial controller di Audi, lo diceva Tardozzi in un'intervista, produce in Italia la parte fondamentale delle sue motociclette, il design e tutto il resto, le decisioni, il decision making, il marketing e tutto è in Italia, quindi la sua identità industriale è rimasta profondamente italiana. Va bene? Il fatto che l'azionista sia tedesco non ha trasformato Ducati in una casa motociclistica tedesca, anzi sotto il controllo di Audi e Volkswagen Ducati ha vissuto una fase di crescita industriale, tecnologica e sportiva, commerciale, di risultati estremamente importanti. Noi possiamo discutere di tutto, anche sul fatto che sarebbe bello che un marchio italiano tornasse nelle mani italiane e non fosse più controllato da capitale straniero, una discussione legittima, però non possiamo raccontarci la storia di Ducati come marchio abbandonato, snaturato e in attesa di essere salvato dagli stranieri. Cioè Ducati non è ostaggio di un gruppo straniero che la soffoca. Non è questa la storia, ok? Ducati è una società che funziona con dei problemi di fisiologici del tempo, della situazione industriale che viviamo, però c'è un patrimonio industriale importante, ha investito, ha sviluppato nuovi prodotti, MotoGP e Superbike e nei campionati nazionali, c'ha una presenza globale,
c'è una heritage importante, ha fatto il VDV con migliaia e migliaia di partecipanti, c'ha i fans e tutto, non è un relitto industriale da recuperare come può essere, che ne so, una situazione in difficoltà come MV Agusta, eccetera. Quindi è un'azienda di successo che fa parte di un gruppo più grande, e questo perché è il motivo per cui vale miliardi. Quindi riportare Ducati in Italia, tutta questa pippa che sembra una leccata a Ducati, è per spiegare una cosa, cioè riportare Ducati in Italia è uno slogan politico, non è finanza questa qua. Acquisire il controllo di Ducati da un gruppo tedesco è una cosa ed è la descrizione corretta. Qui invece non viene fatto questo discorso qua, viene fatto un discorso sentimentale, ok? Un discorso che accende il sentimento nazionale e non un discorso che racconta un'operazione finanziaria, e infatti di finanziario c'è poco poco poco, e quindi siccome qui parliamo di 2 miliardi e mezzo servirebbe un po' meno sentimento e un po' più finanza, ok? Emanuel Ross, adesso dobbiamo nominarlo, non voglio trasformare questa prima puntata in un profilo personale, in un scanning di Manuel Ross, non è il tema. Manuel Ross è il presidente del CDA e il rappresentante di Patritalia SPA indicato nella visura, è il volto pubblico dell'iniziativa, è la persona che presenta il progetto e che si è esposta in prima persona. Però mi fermo qui, ne parliamo un'altra volta di Manuel Ross, non perché non ci sia niente da dire, ci sarebbe moltissimo, un sacco di attività, le società a lui collegate, le attività finanziarie, l'esposizione pubblica, quello che ha fatto, quello che pensa, quello che dice, però queste cose vanno verificate, ogni fatto deve essere documentato e bisogna essere precisi, perché questa non è un'inchiesta su Manuel Ross. E quello che bisogna capire qua è se l'operazione presentata al pubblico sia finanziariamente e industrialmente credibile. Il protagonista oggi è Patritalia, la società che ha presentato l'offerta, il capitale, la sua struttura, il progetto, il modo in cui tende ad acquisire Ducati, in cui vuole finanziare l'operazione, e l'eventuale presenza di advisor, e poi la reazione di Volkswagen. Se domani una società costituita da poche settimane, con un capitale formato attraverso il conferimento di partecipazioni, si volesse comprare Ferrari, Lamborghini o Aprilia per tot miliardi, faremmo esattamente le stesse domande, ok? Adesso facciamo una sintesi di quello che noi sappiamo e di quello che noi non sappiamo. Quello che sappiamo: Patritalia SPA è una holding italiana costituita alla fine di aprile 2026, ha una missione patriottica e identitaria, molto politica, sovranista, oserei dire, acquisire aziende italiane controllate da soggetti stranieri, ok? Comunicandole come ostaggi. Va bene. Il 25 giugno 2026 ha trasmesso una proposta di 2 miliardi e mezzo di euro per comprare il 100% di Ducati Motor Holding. La società ha pubblicato pure i documenti che attestano la trasmissione e la ricezione delle comunicazioni. Patritalia dichiara un capitale sottoscritto di 5 miliardi di euro. 5 miliardi. Questo capitale non risulta costituito da 5 miliardi versati, cioè non hanno messo i contanti della società italiana, ma dal conferimento di 50 milioni di azioni della Patritalia PLC britannica, valorizzate in 5 miliardi. Cioè, poi vediamo bene nella prossima puntata tutti i soldi. La SPA italiana non ha ancora uno storico di bilanci, essendo stata costituita da pochissimo tempo, e questo va bene. Nei documenti diffusi non compare, almeno per ora, un advisor finanziario internazionale, ok? Non è stata annunciata ufficialmente una trattativa da parte di Volkswagen, non è stata annunciata una vendita, Ducati non è tornata italiana, qualcuno ha fatto un'offerta, e questo è quello che noi sappiamo. Adesso vediamo quello che noi non sappiamo, che sinceramente mi sembra un po' di più. Non sappiamo da quali attività derivi esattamente la valutazione di 5 miliardi attribuita a Patritalia PLC, non sappiamo quale sia l'effettiva liquidabilità delle azioni conferite, non sappiamo chi siano gli investitori internazionali ai quali Patritalia fa riferimento, non sappiamo quale parte dei 2 miliardi e mezzo sarebbe finanziata attraverso capitale proprio, cioè con i soldi suoi, e quale attraverso capitale di terzi, cioè i soldi degli altri. Non sappiamo se esiste una proof of funds, cioè una dimostrazione di esistenza dei fondi dichiarati, verificata da una banca indipendente, non dalla propria o da se stessi,
ok? Non sappiamo se esistono impegni vincolanti da parte dei finanziatori e non sappiamo neanche quale advisor finanziario o legale assista Patritalia in questa operazione. Non sappiamo se Volkswagen consideri la proposta una base credibile per una possibile trattativa. Non sappiamo se sia stata concessa a Patritalia una data room, e di questo parleremo nella prossima. Non sappiamo se sia iniziata una due diligence da parte di qualcuno, non sappiamo se qualcuno da qualche altra parte si sia seduto al tavolo o abbia effettivamente dato un valore a questa richiesta, e tutte queste domande valgono molto di più dei titoli, perché fra inviare un'offerta e comprare Ducati e scrivere Ducati torna italiana sono tre cose molto diverse e ci vuole del coraggio. Conclusione, la finiamo qui per oggi, ma abbiamo appena cominciato. Abbiamo visto l'offerta, abbiamo visto le PEC, abbiamo visto la documentazione attraverso cui Patritalia sostiene di dimostrare la trasmissione e la ricezione, abbiamo visto quale società ha fatto la proposta, abbiamo visto quando è nata, abbiamo visto il suo progetto dichiarato, è molto significativo, abbiamo visto la comunicazione patriottica identitaria con la quale si presenta, abbiamo visto che dice di avere 5 miliardi, che però dire di avere 5 miliardi non equivale automaticamente ad averli disponibili sul conto corrente, e abbiamo visto che il capitale della società italiana deriva dal conferimento delle azioni di una società britannica e che quindi non c'è, e poi abbiamo visto anche che non c'è nessun advisor. Quindi abbiamo visto soprattutto una cosa, che una parte della stampa italiana ha trasformato una proposta inviata in una vendita fattibile o già conclusa addirittura, ma sarebbe già sufficiente che l'avesse considerata reale e possibile. Ducati torna italiana? No, non ancora, forse non tornerà mai sotto il controllo di un gruppo italiano, forse Volkswagen non la vuole vendere, forse la vuole vendere, forse respinge l'offerta, forse la trattativa, non lo sappiamo, però se emergeranno investitori solidissimi e adatti all'operazione lo scopriremo. Per adesso non lo sappiamo ed è questo il punto. Il giornalismo dovrebbe raccontare quello che sappiamo, distinguendolo da quello che immaginiamo o ci piacerebbe, e oggi sappiamo che una società appena costituita ha presentato un'offerta da 2,5 miliardi per Ducati un mese dopo essere stata creata. Non sappiamo se c'ha questa forza. Allora, Patritalia può comprare Ducati? La risposta corretta oggi è né sì né no. La risposta è deve dimostrarlo Patritalia se può, e noi continuiamo a seguire questa storia. Nella prossima puntata vedremo la parte più delicata, cioè come si strutturano questi soldi, da dove arrivano, chi sono gli investitori, che cosa c'è realmente dietro le società valutate 5 miliardi, come nasce questa valutazione e perché un'operazione di queste dimensioni non compare pubblicamente con un advisor. Nell'attesa che la situazione si sviluppi, ditemi la vostra, perché questo è il tema dell'estate, come si diceva una volta. Secondo voi siamo davanti ad un progetto industriale realmente in grado di portare Ducati nuovamente sotto il controllo di una società italiana, oppure siamo ancora soltanto davanti a una proposta, una grande operazione di comunicazione politico-identitaria, sovranista, e a moltissime domande senza risposta? Me lo scrivete nei commenti, seguite Mr. Helmet, perché come sempre qui non ci fermiamo ai comunicati stampa e soprattutto non ci fermiamo ai titoli, andiamo a cercare i documenti, li leggiamo, li confrontiamo e proviamo a capire cosa c'è davvero dietro le notizie, ok? Ciao da Mr. Helmet. Ciao da Mr. Helmet. Ci vediamo presto.